Ciao a tutti, sono Dario e benvenuti nel mio nuovo video. Oggi vi parlo di questo pattern che a me piace tanto usare sulle diteggiature a 4 note per corda. Oggi si parla di diteggiature a 4 note per corda e di questo pattern applicabile su queste diteggiature che a me piace molto usare, che ho messo in diversi assoli. Solo prima di iniziare, come al solito, mettete un bel like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche ed entriamo subito nel vivo della questione. Diteggiature a 4 note per corda. Cos'è questa roba difficile? La prima volta mi ci sono imbattuto anni fa quando studiavo la videocassetta di Brett Garsed, un chitarrista che spara dei legatoni su queste mega diteggiature oblique espanse su tutta la tastiera. E la cosa mi sembrava particolarmente complicata, specialmente fatto a modo suo, cioè con 4 dita, un dito su ogni nota per ogni corda. Ed è effettivamente molto difficile, sia da un punto di vista di visualizzazione, perché queste diteggiature sono molto complicate, sono espanse in obliquo su tutta la chitarra e specialmente applicate alla scala diatonica, gli intervalli diversi rendono tutti i passi diversi. In più, nello stile di Brett Garsed, con 4 dita, una per ogni nota della corda, dipende da che punti della scala stiamo facendo. Per esempio, se noi stiamo suonando il Do maggiore o in La minore, a partire dalla nota La, avrei una posizione del genere, un dito nell'A, uno nel Si, uno nel Do e uno nel Re. Ancora potrebbe essere gestibile. Se parto dalla nota Si mi trovo inizialmente il semitono, dopodiché devo far allargare l'anulare in questo modo, questo è parecchio complicato. E il mignolo deve finire qua, per poi andare sulla prossima corda nelle note Fa, Sol, La e Si. Mi sembrava un approccio veramente difficile. Quel che invece mi ha aiutato a gestire più facilmente le scale visualizzate in questa maniera è stato concepire le diteggiature non come realmente a 4 note per corda, ma come una somma di varie diteggiature adiacenti a 3 note per corda. Partendo da una, navighiamo spostandoci dentro la successiva, man mano che cambiamo corda. Per capire meglio come funziona, facciamo subito un esempio direttamente applicato al pattern in tonalità di Sol maggiore. Per cui attenzione che per visualizzare le diteggiature a 4 note per corda come diteggiature a 3 note bisogna conoscere appunto queste. In tonalità di Sol maggiore io ho le mie ben note posizioni a 3 note per corda in queste aree del manico. Vediamolo una volta. Diteggiatura 1, parto dalla nota Sol. Diteggiatura 2, parto dall'A. La diteggiatura 3 partirà dal Si. La 4 dal Do. La quinta dal Re. La sesta dal Mi. La settima dal Fa diesis. Bene, ora sfrutteremo l'aspetto geometrico appunto delle diteggiature. Ho fatto già dei video sulla geometria, per chi non li avesse visti andateli a vedere, vi lascio dei link qua sotto in descrizione. Ma ripetiamo un secondo il concetto, cosa intendiamo per geometria sulla chitarra? Per esempio in queste diteggiature che hanno tutte quante 3 note per corda, io posso suonare un pattern di un numero preciso di note, per esempio 3 su una corda e 3 sull'altra, e poi ripeterlo nell'area successiva che ha lo stesso numero di note. A questo punto la mia mano destra dovrà eseguire la stessa cosa anche in quest'area, e anche in quest'area, e anche in quest'area. È la mano sinistra che cambia andando a suonare le varie note della scala o dell'arpeggio o di quello che stiamo suonando, a seconda di come sono fatti gli intervalli in quell'area del manico. Una volta che conosciamo bene queste 3 note per corda, possiamo quindi navigare dall'una dentro l'altra con gli spostamenti che io preferisco eseguire col dito indice in questo modo. Parto dalla prima nota della diteggiatura 1, mi sposto nella diteggiatura 2, cambio corda, mi sposto nella diteggiatura 3, cambio corda, mi sposto nella diteggiatura 4, cambio corda, mi sposto nella 5, cambio corda, mi sposto nella 6, eccola qua.
In questo modo le gestiamo più facilmente perché continuiamo ad utilizzare 3 dita come facciamo abitualmente con le 3 note per corda. Una volta capito come gestire lo spostamento, andiamo ad analizzare il nostro pattern, che è un pattern che ho scoperto direi da Guthrie Govan, ma tante volte studiando anche qualche assolo dei Dream Theater lo trovo anche in John Petrucci. Nella prima diteggiatura suono le prime 6 note delle corde gravi in stile andata e ritorno, finendo sul dito indice, pronto a spostarmi sulla quinta corda nella diteggiatura numero 2 e andando a fare un numero di note analogo, quindi lo stesso pattern. Finisco sul dito indice, mi sposto nella diteggiatura 3, nella 4, nella 5. Siccome una singola applicazione del pattern in una diteggiatura è fatta da 8 note, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a 8 note alla volta, 16esimi è il beat ideale per suonare questo pattern. E chiaramente posso partire da ciascuna diteggiatura. Chiaramente alcuni di voi avranno capito, non è proprio così semplice come la sto facendo, c'è comunque bisogno di un bel esercizio, di una discreta esplorazione di queste diteggiature e di parecchia pratica. Bisogna pensare molto rapidamente, individuare molto rapidamente qual è la prossima forma, la prossima diteggiatura. In più, esercitandosi, scoprirete che in una sola tonalità, su una chitarra per esempio a 22 tasti, non ci stanno tutte e 7 le diteggiature, non c'è spazio, i tasti finiscono prima. Se ne riescono ad applicare generalmente 4. Allora, per poter analizzare tutte le possibilità è necessario esercitarsi in tonalità diverse in modo da avere sulle note più basse dei punti di partenza diversi. Se mi esercito in tonalità di Sol maggiore, il punto più basso da cui posso partire è il Fa diesis al secondo tasto sulla sesta corda, quindi potrei intenderla come diteggiatura numero 7. E ho finito là. Se parto dal Sol, questa potrebbe essere numerata come diteggiatura 1, partendo da La, partendo dal Si, ho finito i tasti alla diteggiatura numero 3, per cui non riuscirei ad esplorare la 4 a meno che non la faccia incompleta partendo dal Do. E ho finito i tasti qui. Oppure posso cambiare tonalità e esercitarmi ad esempio in Do. A questo punto la diteggiatura 4 partirebbe dal Fa al primo tasto sul Mi grave. E questa era la 4, per cui la 5 la faccio partire dal Sol. La 6 la faccio partire dal La. La 7 la faccio partire dal Si. E così ho finito i tasti, ma fra 2 tonalità le ho esplorate tutte e 7. A questo punto, capito il concetto, utilizziamo la nostra fantasia e la nostra conoscenza per applicarlo a quante più altre scale possibili, perché se esploriamo bene la chitarra, bene o male, tutte le scale sono visualizzabili a 3 note per corda, per cui navigando da una posizione dentro la successiva possiamo sviluppare queste 4 note per corda. In più, utilizzando la conoscenza, quante più scale conosciamo e riusciamo a visualizzare a 3 note per corda, tanto più possiamo utilizzare questo pattern su scale diverse creando sonorità diverse. Per esempio, questo è sulla scala di Do minore armonica. E le scale diatoniche sono complicate in questo, perché gli intervalli cambiano di continuo, i passi sono tutti diversi, a volte dobbiamo stringere la mano, a volte la dobbiamo allargare, non è semplicissimo individuarle. Invece da un punto di vista tecnico potrebbe essere più semplice con le scale simmetriche. Facciamo un esempio sulla scala diminuita semitono-tono in Sol. Partendo dal Sol, il primo semitono mi porta sulla bemolle, posso applicare il pattern in questo modo, dopodiché spostarmi di un semitono e ripetere il pattern esattamente identico.
mi sposto di un semitono, lo ripeto identico. Spostandomi di un semitono devo solo fare attenzione al set di corde terza e seconda che è accordato con un semitono in meno, per cui devo avanzare di un tasto una volta che arrivo alla seconda corda. Da qui uguale, mi sposto di un semitono, eccolo qui. Ora, se il concetto fin qui è chiaro, facciamo partire una base su cui vi suonerò una serie di esempi su scale diverse. Una base tendenzialmente monoaccordo. Sol settima. Ho scelto un accordo dominante proprio per le numerose possibilità espressive dal punto di vista melodico su questa tipologia di accordi, in modo da farvi ascoltare degli esempi su scala maggiore, scala minore armonica, scala minore melodica, scala diminuita e scala esatonale. Bene, avete visto come è possibile applicare lo stesso pattern a varie scale? Le sonorità sono diverse perché è ogni scala ad avere la sua identità sonora, ma in realtà per la tecnica è tutto molto pratico, in quanto con la mano destra facciamo sempre ed esclusivamente la stessa cosa. Bene, se vi è piaciuto questo pattern, questo concetto, provate a sviluppare delle idee analoghe. Provate a spostarvi da una diteggiatura all'altra delle 3 note per corda per creare le 4 note per corda e avere quindi queste scale che corrono in obliquo sulla chitarra e si estendono maggiormente nelle ottave. Vi suggerisco per praticità di partire dalle scale che conoscete meglio, in modo da poter pensare direttamente le note della scala, di poterle ragionare un po' ad armatura di chiave, diciamo. Questo renderà i primi passi più semplici, dopodiché una volta che state lì a ripetere sempre gli stessi movimenti, sarà più semplice andarli ad applicare in scale con cui si ha meno confidenza. Se vi è piaciuto il video, come detto prima, mettete un bel like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, attivate la campanella delle notifiche. Buon lavoro, buone esercitazioni e ci vediamo al prossimo video. Ciao!